Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo, io sono Elisa e vi do il benvenuto. Condivido con voi i miei ricordi di Antonietta Stella, infatti sono stata sua allieva. La signora Stella debuttò negli anni 50 e si ritirò nel 1974. Parliamo di uno dei periodi d'oro della lirica. Suoi colleghi, per citarne solo alcuni, abbiamo Carlo Bergonzi, la Giulietta Simeonato, Franco Corelli, Tito Gobbi, grandissimi direttori d'orchestra. Non possiamo dimenticare che le sue colleghe dell'epoca erano Renata Tebaldi e Maria Callas. La signora Stella era un'antidiva, la signora della porta accanto, questo quando io l'ho conosciuta, ma sicuramente il suo essere una persona riservata, forse proprio questo termine, antidiva, in un periodo storico in cui questa era una caratteristica fondamentale delle grandi prime donne, secondo me ha giocato sia nella sua carriera che nel ricordo. Umbra, legatissima a Perugia, aveva un rapporto speciale con gli allievi che arrivavano dall'Umbria, aveva sempre un grandissimo affetto verso questa città, la ricordava, mi chiedeva, mi raccontava dove viveva lei, dove erano i parenti, di origini anche molto umili, c'erano questi ricordi di lei che lavorava e contemporaneamente studiava, molto tristi e molto toccanti i ricordi della guerra. Aveva sempre un affetto un po' particolare. Ricordo che in omaggio portai una tipica torta della nostra regione e lei, annusandola, mi disse: ricordi della mia infanzia. Molto legata alla famiglia, molto legata appunto alla sua regione, soffriva un po' del fatto che non avesse il tributo che sicuramente si meritava, essendo stata una delle più grandi cantanti di tutti i tempi. Diciamo che Perugia non ha una stagione lirica stabile, non celebra il suo compositore più importante, Morlacchi, non facciamo le opere di Morlacchi. Quindi siamo un po' carenti da questo punto di vista, siamo forti culturalmente sotto altri punti di vista, almeno secondo me. In realtà la vita della lirica viene sostenuta dagli amici della lirica e ricordo una serata dove lei venne invitata che ebbe un grandissimo successo, non riuscivamo a chiudere questa serata per i racconti, l'entusiasmo delle persone che erano intervenute. Appunto, quello che dicevo, il suo essere antidiva si percepiva anche proprio nel salone dove si facevano le lezioni. Salone bellissimo, quadri, c'era su un lato il pianoforte a coda, c'era una foto, l'unica foto di lei in scena, che è quella che ho usato per la copertina, quindi mi sembra tosca. Poi c'era un leggio da tavolo con appoggiato la riduzione per canto e pianoforte della Messa di Requiem di Verdi, con dentro la dedica di Karajan, lei giovanissima per una splendida carriera, e mi sembra anche l'augurio di rincontrarsi, di lavorare nuovamente insieme. Questi erano i due elementi che raccontavano il suo passato, tutto il resto non c'era assolutamente niente. Anche lei durante le lezioni non si abbandonava a ricordi particolari, un po' strano perché nella mia frequentazione ho conosciuto persone con una carriera nulla che invece tendono a raccontare i propri eventi felici, mentre lei era abbastanza schiva. È ovvio che in anni poi di frequentazione alcune concessioni ci sono state, alcune curiosità. Ho conosciuto la signora Stella, feci questa audizione, mi ricordo che, dunque, cantai un'aria del Sansone Dalila. Mi ricordo che mi disse: ti prendo sulla fiducia di una nota dove ho sentito del metallo, perché è quello che serve per cantare. Lei aveva un metodo di studio, lei costruiva nota per nota, quindi passavamo l'intera ora a fare vocalizzi, intervalli. Lei dava l'opportunità, io su questo sono stata molto fortunata, di registrare tutte le lezioni, quindi le ho tutte. Poi ti diceva: questo andava bene, quindi riascolta e fai il confronto con quello precedente. Aneddoto particolarissimo: croce delizia dei cantanti sono gli acuti. Quindi parlavamo di quanto la mente va ad influenzare gli acuti.
E lei mi confessò questa situazione in cui lei aveva subito un intervento, si risveglia e il marito le confessa, le dice: Stella, tu non sai che cosa hai fatto. Mentre ti risvegliavi non facevi altro che cantare l'aria della Regina della Notte. E lei diceva: no, ma guarda, ti stai sbagliando, io quelle note non le ho mai avute. E lui continuava a insistere: no, ma poi perfettamente intonate, tu dovevi sentire. E lei mi disse: mio marito non aveva nessun motivo per dirmi questa cosa, quindi è vera, ma io dice quelle note non le ho mai avute. Quindi ha detto: pensa, mi è rimasta questa cosa di quanto la mente va ad influenzare il canto, la tecnica, l'estensione. Io immagino nel reparto lei che si risveglia e canta Regina della Notte. Quali dovevano essere le caratteristiche di un buon insegnante di canto? Detto dalla signora Stella potrà sembrare un po' strano, però lei sosteneva che le basi erano quello che era fondamentale: una buona cultura musicale e un ottimo orecchio. Aver avuto una grande carriera non era fondamentale secondo lei. Queste due caratteristiche che invece riteneva la base erano quelle del suo primo insegnante, che era un direttore d'orchestra, purtroppo non mi ricordo il nome, e alla quale lei era molto molto legata. Diciamo anche che la signora Stella si può dire che iniziò subito una sfolgorante carriera, non fece quello che era la gavetta, e quindi era grazie proprio alle basi che questo direttore le aveva dato che lei è riuscita subito ad affrontare ruoli importantissimi con grandi colleghi e grandi direttori d'orchestra. Ovviamente poi è un'altra situazione quando tu vai a fare repertorio, quindi vai a studiare dei personaggi. L'insegnante che ha cantato quel ruolo con grandissimi direttori potrà aggiungere, avrà un valore importante per quella lezione. Trovandomi davanti a uno dei soprani più grandi di tutti i tempi, la domanda: qual è stato il suo ruolo più difficile, la frase più difficile, il passaggio, e lei mi stupì. Lei mi disse che la frase che riteneva più difficile in assoluto è quella: e avanti a lui tremava tutta Roma, Tosca, Scarpia è morto. Mi diceva che la riteneva difficile perché ovviamente è una frase molto nuda, bisogna dare tutto il terrore di una città in questa frase, difficile la paura di banalizzarla e di rompere quella tensione che c'è in quel momento dell'opera. Abbiamo spesso parlato delle caratteristiche per avere una straordinaria carriera. Intanto lei sosteneva che era tutto cambiato da quando cantava lei a quando noi ci frequentavamo, quindi diciamo nei primi anni del 2010, dovrei riguardare le registrazioni, però era tutto cambiato. E in realtà però avevo chiesto questo: quali sono le caratteristiche, la bella voce, la tecnica, e lei mi disse sì, la bella voce, la tecnica, ma anche una grande capacità di gestione dello stress e anche avere la capacità di far fronte a degli stati d'animo magari cioè che non sei felice, di tristezza, perché lei sosteneva che nella sua carriera i giorni in cui lei stava benissimo, era felice, saranno stati 4-5. Ovviamente era una battuta ironica, però emotivamente essere pronti a superare lo stress della recita e anche fisicamente sempre in ottime condizioni non era facile. Lei ricordava sempre il fatto che noi abbiamo il nostro strumento, è il nostro corpo. Su questo ricordo un aspetto molto particolare, anche molto intimo. Lei era in recita, una recita molto molto attesa da questo teatro e dal pubblico. Le arrivò la notizia di un gravissimo lutto familiare. Non mi ricordo se il padre o la madre, sicuramente un familiare molto stretto. Lei voleva annullare la recita, però l'impresario
le chiese di non farlo perché sarebbe stato un problema enorme, perché c'era tanta aspettativa, cioè le aveva detto che poteva venire giù il teatro, il pubblico era anche diverso da adesso. E quindi lei, rammaricata, decise di andare in scena. Mi disse che il pubblico non si era reso conto assolutamente di niente. Recita perfetta, però lei quando entrava in camerino non faceva altro che piangere. Ha detto ero distrutta, avevo quel dolore, ha detto talmente grosso che diventava dolore fisico. E ha detto se non ci fossero state le signore ad aiutarmi a vestirmi, a truccarmi, non ce l'avrei fatta, mi hanno sostenuto. Ha detto io rientravo sul palco da grande professionista perché poi lei aveva un grande rispetto e stima per le masse, anche il coro, l'orchestra, tutti quelli che lavoravano con lei, quindi mi diceva sai quando tu lavori devi sempre renderti conto che non sei tu da sola ma hai tante altre persone che dipendono da te, nonché poi il pubblico, ha detto il pubblico che ti segue, che ti vuole bene, che fa sacrifici per comprare il biglietto, però quando raccontava, lei mi disse non mi sono potuta neanche concedere di vivere il mio lutto e era veramente triste quando raccontava questo. Sul fatto della stabilità emotiva, lei raccontava sempre con orgoglio di essere stata fortunatissima nell'aver incontrato giovane il marito, che era veramente il suo pilastro, la sua colonna. Lei era molto, molto orgogliosa di questo. Anch'io ho incontrato a quasi ogni lezione veniva a salutare e grazie a lui lei aveva avuto questa carriera straordinaria. Fra l'altro vi dico anche che quando erano insieme si vedeva proprio in modo tangibile l'affetto e la profonda stima che li legava da decenni. Ovviamente per quanto riguarda il controllo dello stress, essere mentalmente forti e tutto, raccontava sempre quando la Callas andò alla Scala ad ascoltarla durante una recita. E quindi per una straordinaria carriera, bella voce, tecnica, gestione dello stress e basta? No, detto da lei c'era qualcosa veramente di sconvolgente, avere molta fortuna. Trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ovvero incontrare persone che riconoscano il tuo valore e ti facciano crescere. Ricordo che lei era molto rammaricata, credo dopo aver visto una trasmissione televisiva che non l'aveva soddisfatta. E mi ricordo che mi disse: Elisa, quante voci ci siamo perse perché non hanno avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, non hanno avuto l'occasione. Dopo aver ascoltato un concerto dove c'erano due cantanti a fine carriera che avevano cantato, io non ero molto soddisfatta, ero un po' perplessa da questa scelta, da questa esibizione. Quindi chiesi a lei come aveva vissuto il suo ritiro, un ritiro anche abbastanza presto. E lei mi disse che appena si rese conto che la voce cominciava a non rispondere come era solito, decise di chiudere tutto. In modo molto sereno e molto intelligente, perché aveva cantato tantissimo. Mi disse: Elisa, io ho cantato, non so adesso quante Aida, numeri molto molto grandi. Ho dato tanto, ho lasciato delle belle interpretazioni, però ho chiuso, ho voluto lasciare questo ricordo perfetto. Io ho sempre stimato apprezzato e stimato lei per questa decisione. Oltretutto mi diceva che lavorare a quei livelli con tutte quelle recite che aveva fatto era riuscita perché è frutto di sacrifici. Lei mi diceva finita la recita non si va a festeggiare e tante altre cose bisogna stare attenti perché ti puoi ammalare, quindi ha detto ho vissuto bellissimo però tanti sacrifici, basta. Giunse una volta la richiesta di scrivere una biografia o le sue memorie. Io ero felicissima, ho cercato in tutti i modi di convincere la signora, ma non credo che siano state pubblicate.
perché lei era un po' scettica sul fatto, dice sai dopo bisogna rivangare alcune situazioni, e io invece cercavo di convincerla perché le situazioni ce l'hanno chi anche non fa carriera, immaginiamoci a quei livelli. Era un modo per conoscerla meglio, per sapere anche particolari e per vivere insieme a lei il ricordo anche di altri grandi cantanti. Io ricorderò sempre lei che parlava di Franco Corelli, a parte che mi diceva tu non ti puoi rendere conto, cioè la registrazione non ti dà quello che era cantare accanto a lui, la potenza di quella voce, la bellezza di quella voce. E poi aggiungeva che lei non se ne faceva una ragione che lui era morto così presto, era molto legata. Per dirvi una delle cattiverie che la signora Stella subì fu questa, che lei raccontava. Incontrò un famoso direttore d'orchestra straniero e vedendola, allora avevano già lavorato insieme, baci, abbracci, allora Antonietta, allora è maschio e femmina, e lei disse ma che cosa? Dice ma come non hai avuto un bambino? Perché io ti volevo per quella produzione ma mi hanno detto che eri in attesa. Mi disse no io non ho avuto un bambino. Dice ma come l'avevano detto, ma come ti avevo scelto perché saresti stata splendida in questo ruolo, che ovviamente mi ricordo perfettamente anche quello che era. E lei mi disse hai capito, io ci ho sempre avuto un po' di sta pancetta, se sono andati a inventare che ero in attesa così non mi hanno fatto lavorare. Però queste secondo me sono cattiverie abbastanza normali, cioè che fanno, voglio dire, squalificano chi ha fatto questo gioco, non chi l'ha subito. Per spiegare la serietà della signora, quando la signora era in commissione di alcuni concorsi, lei chiedeva agli allievi di non partecipare. Lei non voleva favoritismi, non voleva neanche ombre su un'eventuale vittoria. Ho apprezzato molto, ha pregiudicato tante situazioni secondo me, perché non tutti hanno avuto questa correttezza. Il teatro si è modificato e quando le raccontavo di allestimenti che venivano preparati in 2-3 settimane lei era sconvolta perché le loro prove duravano tantissimo. Mi ricordo che mi disse che quando avevano gli allestimenti negli Stati Uniti prendevano il piroscafo e già proprio durante il viaggio iniziavano le prove in modo da cesellare nota per nota, entrare proprio nell'idea dell'allestimento, di quello che il direttore voleva. I tempi si sono accorciati, anzi mi diceva un cantante di una certa carriera che adesso non ci sono più le dive di una volta perché è tutto talmente di corsa che uno corre da un allestimento all'altro, non ha tempo di fare il divo. Probabilmente è vero. Per spiegare la grandezza della signora voglio darvi quest'ultimo ricordo. Ho studiato alcuni anni con lei, a un certo punto qualsiasi rapporto di studio secondo me termina. Quindi un po' preoccupata da esperienze precedenti dove un insegnante mi mise addirittura alla porta per aver soltanto buttato là l'idea di studiare con qualcun altro, ed ero un po' preoccupata. Invece la signora fu tranquillissima, mi disse anzi guarda probabilmente io già ti ho dato tutto, devi trovare un'altra persona, ok. Però assolutamente mi devi far sapere che fai, ci dobbiamo sentire e tutto. Quindi passa circa un anno, la chiamo per fargli gli auguri del compleanno a Natale, lei mi dice ma come dai vieni a trovarmi. Quindi vado, ci salutiamo, parliamo, ci raccontiamo svariate cose, poi io già mi occupavo di spuntini, lei fece la famosissima incisione dell'Agnese, quindi ci confrontiamo su varie cose. Vado per andarmene quando lei mi fa ma non mi fai sentire la voce, i vocalizzi, facciamo 2 vocalizzi, dai, va bene. Quindi faccio i vocalizzi, ne faccio più di uno. A un certo punto lei chiude il pianoforte e mi dice fai complimenti al tuo insegnante perché sei molto migliorata da quando studiavi con me. E questa grande sorpresa poi detta da una persona come lei. Chiudo con l'ultimo ricordo, in anni e anni io non l'ho mai sentita parlare male di un collega.
e questo penso che possa racchiudere tutta la grandezza di questa persona. Il mio ricordo è terminato, era per me importante ricordare la signora Stella al di fuori delle meravigliose registrazioni che ovviamente potete ascoltare su YouTube. Vi ringrazio e vi dico a presto.